Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. In questo tutorial vi propongo uno smokey eyes viola per occhi scuri. Nel corso del video però vi darò dei consigli per personalizzare questo trucco se avete gli occhi chiari. Per realizzarlo ho utilizzato 4 prodotti più 2 facoltativi. Oggi mi sono svegliata con gli occhi gonfi, come potete vedere. Ho anche un accenno di borse, guardate, perché insomma si vedono abbastanza rispetto alla mia situazione normale e ho pensato subito, vi propongo uno smokey eyes che va sempre bene. Avete gli occhi gonfi, smokey. Inizio col primo colore, che è un classico marrone opaco, è caldo questo marrone perché ha una tonalità leggermente sul rosso, non è un colore freddo, e lo applico su tutta la palpebra. Il bello di questo ombretto è che non è assolutamente, per niente, forse uno dei pochi ombretti non polverosi, quindi non vi scenderà tutto giù assolutamente. Bisogna però, questo ve lo devo dire, per riuscire a stenderlo bene, applicare sotto una base un pochino più cremosa, quindi un correttore leggermente più cremoso. Ricordatevi sempre questa linea, angolo esterno dell'occhio, fine del sopracciglio, per salire, perché a me piace sempre l'effetto cat eyes che dona tutte, e se avete poi la palpebra cadente va un po' a contrastare questo effetto della palpebra discendente. Salite sulla piega, poi salite ancora, perché qui dobbiamo far rientrare questa palpebra gonfia, prominente. E questo è l'effetto che andrà sfumato con tutta la palpebra. Praticamente saliamo e andiamo fino, saliamo abbastanza, salgo abbastanza e arrivo ad applicare, salgo abbastanza e applico l'ombretto anche sulla palpebra mobile. Salgo abbastanza e applico l'ombretto anche sulla palpebra fissa, perché è quella che dobbiamo ok. Salgo abbastanza e applico l'ombretto anche sulla palpebra fissa. Poco prodotto anche sotto, partendo dall'angolo esterno dell'occhio mi ricollego a questa linea che scende, e come vi ho fatto vedere, vi faccio vedere sempre nei miei video, ve lo portate dall'angolo esterno verso il centro, pennello da sfumatura, e sfumiamo verso l'alto il marrone. Solo la parte finale, mi raccomando, perché non dobbiamo andare a togliere questa sfumatura qui, questo marrone che sale sulla palpebra fissa. È importante, serve proprio per ridurre l'effetto, il gonfiore, quindi ci deve essere. Ricordatevi che i colori scuri tendono sempre a ridurre i volumi, quindi se avete l'occhio gonfio mai applicare in questa zona un colore perlato e soprattutto un colore chiaro, perché sennò il vostro occhio sembrerà ancora più gonfio. Secondo colore è un blu viola, è un colore particolare, spero che ci sia ancora, fa parte della collezione duochrome di neve ed è questo colore, ma sul marrone fa un effetto totalmente diverso, quindi se vi sembra troppo aspettate di vederlo applicato sulla palpebra. Lo applico solo al centro della palpebra
e poi mi allargo appena, non lo applico dappertutto, ma guardate, cioè, non sembra neanche più lo stesso colore, è viola. È stranissima questa cosa. Vedete al centro della palpebra, potete anche prenderlo col dito e tamponarlo al centro per avere questo punto di luce, questo viola un po' più intenso. Poi col pennello scarico salite, quindi create un riflesso anche in questa zona, anche perché se avete l'occhio gonfio non si vedrà tantissimo questo colore, invece un po' si deve vedere. Con un piccolo pennellino lo applico un po' nell'angolo interno, sotto, appena appena, per creare questo riflesso viola. Ma come potete vedere, se voi lo applicate senza una base scura sotto, il colore è molto più leggero. Passiamo al terzo prodotto, matita nera, quindi bordatura che faccio sempre. Se vi piace l'eyeliner, eyeliner nero. Adesso vi mostrerò due step e due prodotti facoltativi. Io applico sempre, creo sempre il punto luce nell'angolo interno dell'occhio. Altro step facoltativo, quello di applicare una matita colorata dentro la rima inferiore. Potete utilizzare tranquillamente la matita nera che avete utilizzato per fare la bordatura, però io voglio aggiungere un po' di colore, quindi potete, se avete gli occhi azzurri potete utilizzare la matita blu, se avete gli occhi verdi potete utilizzare la matita verde, che si deve un po' vedere. Utilizzo questa perché la matita va via con estrema facilità, questa matita waterproof di Make Up For Ever, però vi do un'alternativa perché c'è questa matita di neve che è molto simile, però almeno questa non, diciamo che resiste un po' di più, anche se normalmente in questa zona le matite scendono, difficilmente resistono. E finisco con il mascara. Vi volevo anche avvertire che non pubblicherò mercoledì prossimo, ma sabato 12 settembre, sempre ore 15. In passato mi avete chiesto un make up per chi ha i capelli bianchi. Ho indossato la parrucca e vi mostro l'effetto con questo smoky viola. Se volete vedere dei make up da abbinare ai capelli grigi, fatemelo sapere nei commenti. Vi consiglio di abbinare un rossetto nude a questo make up. Ho scelto una tonalità nude leggermente sul rosato. Un bacione, alla prossima!